Ciao guerrieri di luce, Ciao, io sono Giosuè e io sono Valerio. e questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di spiritualità, crescita personale, esoterismo, sciamanesimo, meditazione e lo facciamo sempre partendo da un libro. E oggi abbiamo scelto come libro Il fuoco dal profondo di Carlos Castaneda. Io e Giosuè inizierei intanto dicendo chi è Castaneda. Castaneda è uno scrittore, ovviamente, un antropologo, che ha scritto una raccolta di libri che raccontano lo sciamanesimo tolteco. Raccontano lo sciamanesimo tolteco imparato da un suo mentore, che è Don Juan. Questo libro, Il fuoco dal profondo, è il settimo libro che lui ha scritto, è un libro scritto nel 1984 e ovviamente è un libro avanzato di sciamanesimo tolteco, perché diciamo che le basi sono racchiuse nei primi 3 libri. Tra l'altro noi abbiamo già parlato del primo libro di Castaneda e diciamo che abbiamo scelto proprio questo libro perché ci aiuta a parlare di altri concetti importanti e che è giusto anche condividere a chi si occupa di spiritualità o di sciamanesimo. Ma ecco, partendo proprio dal titolo di quest'opera, Il fuoco dal profondo, che cosa si intende appunto per fuoco dal profondo? Bella questa domanda perché è importante secondo me iniziare proprio a parlare dall'inizio. E quindi quando si parla di fuoco dal profondo si intende quel potere personale che tutti noi abbiamo, quel potere che ci permette di vivere la vita come vogliamo noi, di crearla come vogliamo noi e di essere in pace con noi stessi. Quindi possiamo dire in maniera molto semplice, perché è sempre importante riportare i concetti di Castaneda, che sono dei concetti non semplici da assimilare, trasformarli in esempi pratici, in modo che tutti possano apprenderli. Quindi possiamo dire che il fuoco è proprio una vera e propria metafora, no? È una fiammella che abbiamo dentro di noi che aumenta quando il nostro potere personale aumenta, ovviamente, e diminuisce man mano che noi andiamo a perdere il nostro potere personale. Quindi possiamo dire che è un po' l'energia vitale che ci contraddistingue, infatti anche osservandoci, no, tra di noi ci sono persone magari con più energia, anche con più potere personale, inteso anche come magnetismo, carisma, cioè si vede quando una persona è colma di energia e di potere, no? E anche noi ci sono dei periodi in cui abbiamo più potere personale, riusciamo ad attingere a maggiore energia, mentre altre dove siamo più scarichi. Quindi in questo libro si parla proprio di questo, come mantenere questo livello di energia a un livello ottimale? Qui entra in causa uno dei concetti principali dello sciamanesimo tolteco, che è l'impeccabilità. Che cosa significa impeccabilità? Impeccabilità ovviamente, se noi lo diciamo nella realtà di tutti i giorni, significa essere impeccabili e quindi essere perfetti, ma nello sciamanesimo tolteco non è inteso come perfezione, ma è inteso come seguire la nostra anima, il nostro progetto divino. E quindi essere impeccabili appunto vuol dire rispondere alle cose che ci succedono nella vita seguendo il nostro percorso divino. Quindi possiamo dire che essere impeccabili, inteso essere impeccabili con se stessi. Assolutamente sì, essere impeccabili con noi stessi, non essere impeccabili rispetto agli altri e quindi ai costrutti sociali, a quello che vuole la famiglia, ma è seguire la nostra anima, il nostro progetto di vita. E quindi ogni volta che ci capita di essere davanti a un bivio, se così possiamo dire, più o meno importante, lo sciamano tolteco si ferma e guarda se si sta comportando in maniera impeccabile o meno, perché sa che se si comporta in maniera impeccabile la sua energia rimane intatta o aumenta. Se invece non si comporta in maniera impeccabile, la sua energia va man mano a diminuire e quindi questa fiammella, da essere una fiammella bella accesa, diventa una fiammella spenta. E una cosa molto importante da non dimenticare è che questa fiamma è in continua evoluzione e quindi sta a noi continuamente tenerla viva. Non è una volta che abbiamo acceso questa fiamma e l'abbiamo dato un bel fuoco, in automatico lei si mantiene. È un gioco che va avanti giorno dopo giorno da parte dello sciamano, è un lavoro più che un gioco che lo sciamano deve portare avanti, proprio perché deve essere impeccabile e non deve perdere
o disperdere la propria energia personale. Ok, quindi per spiegarlo, diciamo in maniera più semplice, è corretto secondo te dire che quando noi siamo allineati con la nostra anima è come se fossimo in connessione diretta con questa energia vitale che ci nutre, che ci dà la possibilità di fare tante cose, di essere creativi, di essere avventurosi, di non aver paura, di essere dei guerrieri a tutti gli effetti, no? Quando invece ci distanziamo dalla nostra anima, che potremmo definire come una sorta di sole dal quale noi traiamo energia, man mano noi chiaramente perdiamo questo contatto e quindi perdiamo il livello di energia che riusciamo ad assorbire. È corretta questa mia interpretazione? Sì, Giosuè, quello che stai dicendo è giusto. Diciamo che il potere personale ci permette di vivere la vita a 360 gradi. Potremmo anche dire che la fonte dell'energia risiede nel Nagual. Allora, intanto te stai parlando di Nagual, quindi direi che una cosa importante è spiegare che cos'è il Nagual e il Tonal. Per lo sciamanesimo tolteco la nostra realtà è formata da due macromondi. Il Tonal, che sarebbe la realtà di tutti i giorni, quella che noi sperimentiamo fisicamente. Il mondo della materia. Il mondo della materia. Il Nagual invece è quello che noi nello sciamanesimo transculturale chiamiamo semplicemente il mondo dello spirito. Quel mondo che non è visibile, che c'è ma non è visibile, che si riesce a sperimentare quando abbiamo il nostro campo energetico, il nostro potere personale bello forte, quindi quando questa fiamma, per riprendere il titolo del libro, è forte e accesa, vigorosa. Sì, perché un altro concetto del libro è che lo sciamano ha bisogno di energia, quindi deve fare una sorta di surplus di energia, altrimenti ha difficoltà a instaurare questo rapporto col Naguale, quindi col mondo dello spirito. Sì, in maniera più semplice ancora sarebbe ha bisogno di energia perché solo avendo l'energia riesce a mettersi in comunicazione con la propria anima. Facciamo un esempio di una persona che magari non ha un atteggiamento nella visione tolteca impeccabile, quindi non riesce ad essere impeccabile e per questo perde energia. Che tipo di sbagli, tra virgolette, solitamente sono portate a fare queste persone? Facendo un esempio pratico, possiamo trovarci davanti a una scelta e non ascoltandoci seguiamo quello che la società o i parenti o gli amici ci dicono che sarebbe meglio fare. Mi spiego meglio. Magari io mi trovo in una situazione in cui mi rendo conto che il lavoro che sto facendo è un lavoro che non mi dà felicità. È un lavoro che magari hanno voluto i miei genitori, è un lavoro che mi dà prestigio sociale, ma tutte le volte che arrivo a casa c'è qualcosa che non va, c'è un'insoddisfazione cronica. Quindi che cosa fa il guerriero tolteco? Si sofferma, si osserva e va ad ascoltare la sua anima e quindi ad ascoltare i suoi principi e capisce che quella strada non è quella giusta per lui, è giusta per gli altri, ma non è giusta per lui. Quindi essere impeccabili vuol dire non aver paura, prendere in mano la propria vita e fare delle scelte consapevoli. Quindi possiamo dire che la paura è un nemico. Un avversario, potremmo dire. È un avversario che ci impedisce di fare quelle scelte che veramente la nostra anima vorrebbe fare, no? E diciamo, Castaneda ci insegna anche che per vincere questa paura dobbiamo farci come alleata la morte. Anche questo è un concetto molto affascinante che ritroviamo anche in altri lignaggi non prettamente sciamanici, no? Possiamo anche dire che la morte è un alleato perché ci dà la possibilità di farci una domanda in quel momento e qual è la scelta giusta per me? La morte ovviamente nella nostra società ci spaventa, no? Perché per tante persone la morte è la fine di tutto, mentre per lo sciamanesimo non è così. Però ci permette la morte di porci questa domanda, perché è ovvio che se noi sappiamo che domani la nostra vita finisce, la scelta che facciamo sarà una scelta consapevole che non ci farà perdere energia o perdere tempo in cose inutili, perché ricordiamo l'essere impeccabili
non si riferisce solo a dei concetti grandi o a dei problemi grandi, ma l'essere impeccabile può essere anche per le piccole scelte di tutti i giorni. Sta a noi, sta poi al guerriero essere impeccabile in base alla sua evoluzione spirituale. Per far capire meglio alle persone quanto la morte sia in realtà un'alleata, o meglio possa diventare un'alleata, voglio parlare anche del periodo della pandemia, dove molte persone avevano effettivamente una paura terribile di poter morire da un momento all'altro, perché questo chiaramente i mass media ci proponevano come narrazione. Ecco, proprio grazie a quel periodo tantissime persone sono riuscite a fare delle scelte che mai avrebbero fatto nella vita. Quindi lasciare il marito, la moglie con la quale stavano da tantissimi anni, mollare il lavoro di punto in bianco, prendere e trasferirsi in un altro paese come abbiamo fatto noi, però voglio ricordare che il grandissimo alleato che ha permesso di fare queste azioni coraggiose è proprio la morte, come ci insegna Castaneda. Sì, è proprio così. Non tutti sono riusciti a fare questo switch di cui hai parlato te. Tante persone hanno vissuto la pandemia come una costrizione, un perdere il lavoro e incaponirsi che non era giusto, che loro si erano sempre comportati bene. Però c'era questa paura della morte effettivamente, perché tutte le immagini che ci arrivavano erano di morti, no? E quindi questo ha portato alcune persone a farla alleata e dire: ma se io domani non ci so più, questa vita che sto facendo è quella vita che voglio o no? Magari queste persone hanno perso il lavoro, è subentrata un'altra domanda, quella del guerriero, e dire: ok, l'universo mi ha messo in questa condizione di perdere il lavoro, ma è una grande opportunità se quello non era il lavoro della mia vita, perché mi ha portato a prendere in mano la mia vita e dire: ok, questo l'ho perso, ma la mia strada è un'altra, quindi mi butto in questa nuova strada, tanto non ho niente da perdere. Vale, come si fa a rendersi conto, dando proprio degli strumenti semplici a chi ci ascolta, che non siamo impeccabili, che il nostro atteggiamento nel qui e ora, in questo periodo della nostra vita, non è impeccabile? Allora, prima di tutto c'è una tecnica sciamanica dello sciamanesimo tolteco che è l'arte dell'agguato. Che cosa significa l'arte dell'agguato? In poche parole, guardarsi dall'esterno senza giudizio, osservare la situazione senza giudizio, quindi capire qual è la scelta giusta per noi. Ovviamente se quella scelta che noi facciamo è una scelta che ci porta stress, paure, nervosismo, è ovvio che non siamo stati impeccabili, è ovvio che stiamo perdendo energia. Quante volte ci ritroviamo magari a imprecare con qualcuno perché ci ha fatto arrabbiare per cose futili e magari perché non vogliamo abbassare la testa continuiamo ad alimentare questi pensieri negativi. E lì è chiaro, perché quando arriviamo a sera siamo svuotati, siamo stanchissimi, abbiamo perso tutta l'energia. Per cosa? Per cose che poi fondamentalmente non ci interessano nemmeno. E quindi poi non abbiamo l'energia per affrontare i veri problemi della vita. Perché ovviamente se noi siamo scarichi, se ci si presenta un grosso dilemma, non sappiamo più affrontarlo perché non abbiamo l'energia e quindi ci facciamo trasportare dagli eventi. Per farti capire, Giosuè, in maniera semplice come possiamo riuscire a capire se siamo impeccabili, ti ripropongo quello che ho passato io proprio durante la pandemia. Io erano anni che vivevo una certa insoddisfazione perché ero in un periodo in cui noi portavamo avanti i nostri insegnamenti sciamanici, ma io avevo ancora un piede nel tonal, diciamo, nel lavoro di tutti i giorni. Era un lavoro che mi dava prestigio, io gestivo un sacco di persone, gestivo circa 200 persone, avevo capi negozio, avevo diversi ruoli sotto di me e quindi era un ruolo prestigioso, mi faceva sentire importante, però tutte le volte che arrivavo a casa la sera sentivo che mancava qualcosa, non ero soddisfatto. Sì, avevo fatto un bel lavoro, ma non era quello che volevo. Ovviamente cosa facevo? Mettevo il problema sotto il tappeto, no? Andavo a letto, mi ricaricavo di energia, perché comunque dormire ci permette di ricaricarci, mi rialzavo la mattina e ripercorrevo la solita giornata. Arrivava a sera e c'era sempre qualcosa per cui non mi faceva essere felice della giornata.
ma c'era una forte paura di fare questo cambiamento, perché ovviamente se prendevo le redini in mano voleva dire rimettere in gioco tutta la mia vita e questo poteva spaventare. E quindi era un chiaro segnale che non ero impeccabile, perché io arrivavo a sera e non ero soddisfatto, ero stressato. E ovviamente la pandemia mi ha aiutato in questa scelta. A quel punto io potevo non essere impeccabile e quindi continuare a avere stress perché avevo perso il lavoro, a trovare tutte le strade possibili per non perderlo, magari rimandare curriculum per lavori simili, perché quella era la mia strada. Ovviamente avevo lavorato tanti anni, per quello mi sentivo anche sicuro. E quindi quello sarebbe stato non essere impeccabile, perché sapevo che sarebbe stata comunque una strada semplice, più semplice di tante altre, ma non mi avrebbe dato la felicità. Lo sapevo perché mi stavo osservando dall'esterno, mi vedevo arrivare a casa la sera e che non ero contento. E quindi mi sono ascoltato, ho ascoltato la mia anima, ho ascoltato la mia fiamma, la fiamma dal profondo. E lì ho avuto un'illuminazione. Ho perso il lavoro, mi ascolto, non ho più niente da perdere e mi butto nella strada che voglio fare. Ovviamente la strada era quella di dedicarmi anima e corpo allo sciamanesimo e così ho fatto. Quindi possiamo dire che già prendere consapevolezza che non siamo felici è un segnale di allarme che ci stiamo allontanando dalla nostra anima e quindi dalla nostra fonte di energia. Ora tu hai fatto questo esempio del lavoro in una situazione in cui la vita ti ha aiutato perché ti ha messo alle strette, no? Però giustamente nella realtà ordinaria tutti noi cerchiamo di non guardare il problema, di far finta di niente, di fare delle scelte che siano più semplici, più facili, no? E quindi anche a volte seguire il volere degli altri è più semplice piuttosto che seguire quello che veramente vuole la nostra anima. Però ecco, spieghiamo anche come mai si perde energia quando non siamo impeccabili, no? E qui ci allacciamo anche al concetto di voladores, no? Che comunque sono un concetto tipico dello sciamanesimo tolteco, soprattutto del lignaggio di Don Juan. I voladores, l'abbiamo già detto in altri video, sono delle entità inorganiche che si nutrono di energia e quindi di un particolare tipo di energia che noi produciamo. E noi questa energia la produciamo quando magari indulgiamo in sentimenti ed emozioni di basso livello, quindi odio, rancore, rabbia, frustrazione, depressione e così via. Quindi noi tutti abbiamo un campo energetico, il campo energetico è sempre quello, però si trasforma il campo energetico. Quindi se io vibro nell'odio o nel rancore, io farò sì che gran parte della mia energia assuma quelle caratteristiche che guarda caso sono molto appetibili per il volador. Quindi si avvicina a noi e inizia a predarci, inizia a nutrirsi della nostra energia. E quindi il nostro campo energetico chiaramente si assottiglia, si assottiglia, si assottiglia sempre di più. Il volador non mangia solo del cibo che ha lì, ma mette dei semi, degli ulteriori semi e quindi fa sì che da quella piantina ne nascono tante altre. E quindi questi pensieri aumentano, i miei pensieri ossessivi aumentano, lui avrà ancora più cibo, quindi si ingrandirà ancora di più e il mio potere personale diminuirà. E quindi quello che deve fare lo sciamano tolteco è riconquistare il suo fuoco dal profondo, riconquistare la sua energia. E questo lo può fare staccando il volador, non dandogli più cibo. E per non dargli più cibo bisogna aumentare l'autoconsapevolezza di sé. E quindi, come abbiamo detto finora, bisogna seguire la nostra anima. Come si fa a seguire la nostra anima? Scoprendo chi siamo, quali sono i nostri reali desideri e qual è la nostra missione. E purtroppo tutte queste cose non ci vengono insegnate dalla scuola, dalla famiglia, è un percorso solitario che ognuno di noi deve fare, magari seguendo un percorso spirituale piuttosto che un altro. Chiaramente meditare, lo diciamo sempre, meditare, ma non una volta ogni morte di papa che non serve a nulla, anzi ti confonde e basta. Meditare 1 o 2 volte al giorno è ciò che ci permette di entrare più in contatto con noi stessi e di diventare consapevoli di chi siamo, di cosa realmente vogliamo.
e quindi di avere un atteggiamento impeccabile ed evitare quindi di creare quel nutrimento sul piano energetico che può richiamare questi predatori. Poi c'è anche quella che Castaneda chiama la ricapitolazione, ovvero il ritornare in momenti della nostra vita in cui abbiamo avuto una perdita di energia, perché magari non siamo stati impeccabili, perché ci siamo piegati magari al volere di qualcun altro o perché ci siamo lasciati andare alla rabbia o all'odio o a delle reazioni emotive eccessive, e lì, attraverso una tecnica che combina visualizzazione e respirazione, andare a recuperare questo potere che abbiamo disperso, no? Potremmo dire in maniera semplice che la ricapitolazione non è altro che un osservare con distacco l'evento passato, quindi osservarlo, farlo nostro, riviverlo con questo sano distacco e poi rilasciare andare tramite il respiro tutte quelle energie negative che erano legate a quell'evento. Sì, quindi attraverso questa respirazione che è anche un movimento, no? Quindi viene chiamata respirazione spazzante perché spazza via appunto la negatività legata a quell'evento attraverso questo movimento simbolico, attraverso la visualizzazione e il non giudizio, noi andiamo a purificare questa energia e quindi a recuperarla priva di tutto quel veleno psichico chiaramente creato da emozioni, pensieri e sentimenti negativi. Ora che abbiamo parlato, Giosuè, dei concetti espressi in questo libro, sarebbe interessante sapere il tuo punto di vista rispetto a queste tecniche. Allora, sono tecniche che ci portano verso una direzione, ma dal mio punto di vista ci possono essere anche molte altre strade che ci possono portare nella medesima direzione, no? Noi adesso stiamo analizzando questo testo di sciamanesimo tolteco, ma nulla toglie che attraverso altre vie, che magari nascono dallo yoga piuttosto che dal buddismo, si possa giungere allo stesso traguardo, no? Comunque il fine ultimo è conoscere se stessi. Nel momento in cui noi conosciamo noi stessi, sappiamo che cosa vogliamo, cosa desidera veramente la nostra anima e ci distacchiamo da tutti quei condizionamenti sociali legati al potere, legati al prestigio, legati all'importanza personale che chiaramente deviano il nostro percorso. Perché se noi pensiamo che possiamo avere un peso, un valore a livello sociale soltanto conquistando determinati beni o determinati titoli, inevitabilmente facciamo delle scelte che a volte possono non essere in linea con la nostra anima, no? Perché se io sono venuto in questo mondo per, non so, fare il filosofo, invento, ma nasco in una famiglia dove mi fanno capire che la cosa più importante è fare soldi e avere potere, sarà molto probabile che io mi allontani da questa mia missione nel mondo perché i miei genitori mi faranno capire che per avere un peso, per avere un valore e quindi anche per essere amati da loro, pensa come subdola questa cosa, io devo avere soldi e potere. E purtroppo nella società di oggi tutto è orientato verso questo traguardo, cioè sembra che i soldi e il potere siano l'unica cosa importante di questo mondo e in nome dei soldi e del potere si fanno le cose più terribili. Come sempre, una volta che siamo arrivati a conclusione della puntata, la domanda di rito è: consiglieresti questo libro o no? Allora, consiglierei questo libro se una persona, diciamo, è già abbastanza pratica di crescita personale, di lavoro su di sé, ma anche di sciamanesimo in generale, senz'altro è una lettura che può arricchire, una lettura interessante. Ma se si è molto a digiuno, io partirei da dei testi un pochino più semplici, perché chiaramente anche noi per fare questa puntata e rendere semplici certi concetti abbiamo fatto un po' di fatica, dobbiamo essere sinceri. Quindi Castaneda ha tantissimi pregi, ma sicuramente l'essere semplice nei suoi insegnamenti, o perlomeno attraverso quello che scrive, non è uno di questi dal mio punto di vista. Poi ci sarà anche chi lo trova super semplice, non è il mio caso. Sì, in maniera più semplice io direi che è un libro non adatto
a chi ancora non è in contatto con la sua anima, con chi ancora non ha percepito il mondo dello spirito. Perché se te leggi questo libro solo con la mente razionale, tanti passaggi te li perdi. Ma se noi si utilizza anche la nostra parte intuitiva, tutto diventa molto più chiaro. Ovviamente dobbiamo essere in contatto con la nostra parte intuitiva e non lo siamo magari tutti. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate dei vari concetti che abbiamo espresso in questa puntata e soprattutto se avete letto Il fuoco dal profondo di Castaneda e che idea vi siete fatti. Vi chiediamo di sostenerci attraverso un like o iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto e ancora condividendo questo video a chi pensate possa interessare. Noi vi ringraziamo per averci seguito fino alla fine e vi diamo appuntamento al prossimo podcast. Ciao! Ciao!